Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi giornata molto particolare per cui sono piuttosto su di giri, perché oggi sarà il primo giorno, la mia prima volta ufficiale in cui metterò in pratica il mio studio da homestager. Infatti oggi mi occuperò dell'allestimento di un appartamento per un servizio fotografico. Naturalmente vi porterò con me, quindi vi farò sbirciare un po' tutto, così vedrete i prima e i dopo. Si tratta di un appartamento che è già molto bello, parte già quindi da una buonissima base. Vi metterò poi delle immagini e mancano i dettagli però sono la cosa che più sono importanti all'interno di una casa e soprattutto all'interno di un servizio fotografico per una casa. Quindi andremo a scaldare un po' l'ambiente. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdervi tutti i prossimi video e a seguirmi anche su Instagram se volete vedere poi gli aggiornamenti di tutti i giorni e sbirciarmi nella vita quotidiana. Ma ora vediamo le ispirazioni per questo caso. Le immagini di riferimento da cui ho preso ispirazione per questo allestimento le vedete qua sullo schermo, sono tutte immagini di appartamenti molto puliti, moderni, con tanta luce, perché la luce è l'elemento che più mi ispira, che più mi appassiona all'interno di una casa. Quindi vediamo predominanza di bianco, ma anche tanti elementi naturali come ceste, coperte, cuscini, che io personalmente adoro. Predominanza dei colori sono il beige, il bianco, quindi colori neutri, il tortora, colori neutri ma anche con punte di colori caldi. La componente materica è sempre importante, quindi come vi dicevo elementi naturali che sanno di casa, che scaldano l'ambiente, che riconducono ad immagini familiari. Vediamo ora la base di partenza. Come vi dicevo, partiamo già da un appartamento con i macro elementi, quindi dove non serve portare dei mobili, non serve portare la cucina, c'è già un divano, c'è già anche qualche piccolo elemento decorativo come può essere appunto un tavolino o qualche piccolo elemento basic, diciamo. Andremo a scaldare con tutto ciò che è extra, con tutto ciò che è dettaglio. Questo appartamento non l'ho mai visto dal vivo, mi sono state fornite diverse fotografie da diverse angolazioni appunto di tutto l'appartamento, quindi oggi non solo lo vedrò per la prima volta ma poi passerò subito all'allestimento. Però come vi dicevo mi sono fatta fornire moltissime fotografie appunto nel dettaglio anche da diverse angolazioni di tutte le stanze che andremo ad allestire. Durante uno styling di un appartamento, non so se lo sapete, ma non è necessario fotografare tutti gli ambienti. Per esempio se c'è uno sgabuzzino non è necessario e anzi di solito è sconsigliato allestirlo, quindi andremo ad allestire gli ambienti principali, più importanti e anche più emozionali, che sono la zona living, la zona cucina, le camere e molto spesso anche il bagno, non in quanto emozionale ma perché è molto importante vedere come è fatto il bagno nel caso appunto in cui si voglia vendere un appartamento o mostrare un appartamento appena costruito. Questo enorme scatolone, che io non so se percepite la grandezza ma in realtà è veramente gigante, è colmo delle cose che devo portare, quindi non so assolutamente come farò a portarlo in macchina ma ce la faremo. E poi oltre a questo abbiamo anche questa valigina con altri piccoli elementi tipo coperte, un vaso debitamente incellofanato. Ed ecco, queste sono le cose che ho preparato. Voglio anche fare un piccolo giro al supermercato adesso, tipo adesso parto subito, perché mi piace inserire qualche elemento appunto di vita quotidiana, quindi qualche... no, anzi ho deciso che non spoilerò, vado al supermercato.
c'è la ripresina veloce Non è che con Cinzia in presa pulizia. Ed eccomi qua tornata a casa dopo l'esperienza on staging. Nel frattempo è passato un giorno perché poi sono tornata molto tardi, sono andata a fare la sera subito dopo l'home staging un aperitivo con le due ragazze, i due architetti che erano con me per festeggiare appunto questa prima esperienza. Devo dirvi, esperienza unica, mi è piaciuto tantissimo ed è stato anche più bello di quello che pensassi, più interessante, più stimolante proprio. L'appartamento in cui sono andata a fare l'home staging era un appartamento sul lago di Garda che è stato acquistato per essere ristrutturato per poi essere messo in affitto, appunto, visto che il lago di Garda è una bellissima zona turistica e devo dirvi che è venuta una casa spettacolare, veramente, con i giusti accorgimenti, quindi con i giusti accessori diventa davvero, secondo me, una super chicca. Oggi l'abbiamo potuto notare appunto con l'home staging, tra l'altro in un contesto molto bello, molto verde, insomma top, casa veramente bellissima. Quindi partivamo già da una situazione molto bella e siamo solo andati a migliorarla. Adesso vi faccio vedere il dopo l'home staging.
Ed eccoci qua, come avete potuto vedere la casa era già bellissima, quindi partivamo già da uno standard molto alto. Quello che sono andata a fare io è stata veramente completarla a 360 gradi con degli accessori che fanno molto casa, che fanno molto... Ah, sono arrivata appunto a casa mia. Bello, è stato veramente molto bello, molto stimolante, l'home staging le ha dato veramente quella chicca in più, infatti il servizio fotografico è stato molto molto bello, sto attendendo gli scatti, però ho sbirciato qualcosa dal fotografo ed è uscita veramente una chicca. Avendo già visto delle foto prima di arrivare, quindi non sono riuscita per una serie di motivi a fare un sopralluogo, non è stato possibile fare un sopralluogo, ma mi ero fatta mandare tutta una serie di documentazioni, tra cui appunto foto, video, eccetera, della casa prima che io arrivassi, in modo da portare già il materiale giusto, nel senso che secondo me doveva rispettare un pochino lo stile della casa. Infatti ho rispettato appunto quello che era lo stile della casa, andandolo ovviamente a migliorare, ad esaltare e a appunto acuire delle caratteristiche che già aveva acquisito appunto attraverso la ristrutturazione. Quindi sono andata, come vi avevo detto in anticipo, a prendere tanti materiali naturali, colori naturali e caldi come possono essere il beige, il tortora, il grigino caldo, eccetera, e tanti elementi ovviamente chiari come il bianco che mi vanno a illuminare le stanze. Adesso spero che sarà la prima di una lunga serie di esperienze, di lavori da homestager, quindi tenete le dita in croce per me. E basta, questo video è finito. Fatemi sapere se questa tipologia vi è piaciuta, è una cosa del tutto nuova sia per me che appunto per il canale, quindi fatemi sapere se vi è piaciuto, vi aspetto nei commenti, e soprattutto fatemi sapere se l'home staging vi è piaciuto, se avreste cambiato qualcosa, se avreste aggiunto, se andava bene così, insomma fatemi sapere come sempre la vostra. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video e seguitemi su Instagram Alessandra Spadina per non perdere un po' di dietro le quinte, retroscena e le storie di tutti i giorni. Io vi mando un grande bacio, ci vediamo nel prossimo video, ciao!